Ciao, sono Kiko di B00. In questo secondo video su Arduino descriverò la struttura e le istruzioni di base di uno sketch. Uno sketch di Arduino è composto principalmente da due parti, il setup e il loop. Le istruzioni nel setup vengono eseguite una sola volta all'avvio dell'Arduino e vengono utilizzate per inizializzare sensori, dispositivi collegati oppure variabili. Le istruzioni nel loop vengono eseguite di continuo finché non interrotte o da un interrupt, di più su questo argomento nei prossimi video, o dallo spegnimento dell'Arduino stesso. Una volta definite le parti essenziali di uno sketch, andiamo ad analizzare il programma di esempio che abbiamo caricato nell'episodio precedente. Innanzitutto sul setup si può notare l'istruzione pinMode LED built-in output, che dice ad Arduino che il pin della costante LED built-in è un output. In questo caso LED built-in fa riferimento al pin 13 che ha già collegato un LED all'interno della scheda. I possibili valori sono output per impostare il pin come uscita, input come entrata e input pull-up che fa la stessa cosa dell'input solamente invertendo gli stati di input, quindi se premiamo un pulsante collegato al pin, al posto di ottenere high come risultato otterremo low. Questa istruzione è utilizzata solamente nei pin digitali per definire se utilizzarli come input o output. Passando nel loop, il primo metodo è digitalWrite LED built-in high, che permette di impostare un pin in uscita, in questo caso LED built-in ad acceso high o spento low. Come ho detto prima, dato che le istruzioni nel loop vengono eseguite all'infinito, si può voler attendere qualche secondo prima di eseguire altre istruzioni. Per farlo si può usare il comando delay. Questo metodo accetta come parametro il numero di millisecondi da attendere. Nello sketch di esempio è 1000 per dire al programma di attendere per un secondo. Inoltre possiamo attendere per quantità di tempo precise fino al microsecondo utilizzando la funzione delay microseconds e come parametro il numero di microsecondi da attendere. Anche se non disponibile in questo esempio, potrebbe essere utile leggere di valore. Per farlo è disponibile il metodo digitalRead, che passando il numero dei pin da leggere come parametro restituirà o high o low, a seconda dell'input ricevuto. Se invece vogliamo leggere un input analogico, sarà necessario utilizzare la funzione analogRead, con gli stessi parametri del metodo precedente, solamente che restituirà un numero da 0 a 1023. Quindi se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e se ci sono ancora problemi lascia anche un commento qui sotto.